Figo, eres un pesetero. Bueno, termina, ¿eh? Lo va a suspender. Atención a Medina Cantalejo que lo va a suspender, ¿eh? Atención a Medina Cantalejo que lo va a suspender. Tanta gente ha hablado sin saber, pero la historia verdadera la tengo yo. Porque yo soy el protagonista. Pensa di essere un eroe, amato da milioni di persone, il tuo nome scandito come un grido di guerra in uno stadio che vibra al tuo ritmo. Sei l'idolo, il simbolo di una città, quasi una divinità calcistica. Nell'estate del 2000 un solo uomo fu capace di incendiare la rivalità più feroce del calcio mondiale, trasformando il Camp Nou e l'intera Barcellona in un'arena di rabbia, odio e furia incontenibile. Luis Figo, il principe di Barcellona, abbandonò il trono per unirsi al nemico storico, il Real Madrid. Ma come si arrivò a tradire un'intera tifoseria? Quali promesse, quali pressioni, quali segreti si nascondono dietro una scelta così clamorosa? E come si vive sapendo di essere passato da leggenda a nemico pubblico numero uno? Questa non è solo una storia di calcio, è una storia di ambizione, tradimento e della sottile linea che separa l'eroe dal traditore. Prima di andare avanti, ragazzi, è molto importante che per cercare di portare sempre più video sia di questo tipo che per altri per quanto riguarda il calcio è molto importante iscriversi al canale e attivare la campanellina. Per voi sembra essere un nulla, niente, ma per me fa la differenza nel cercare di portare sempre più contenuti. Nato ad Almada, in Portogallo, il 4 novembre 1972, Luis Filipe Madeira Caeiro, noto semplicemente come Figo, nel 1995 è uno dei giovani più promettenti del calcio. Gioca nello Sporting Lisbona, è un'ala destra dotata di una buona tecnica e un gran dribbling e anche di un certo carisma. All'inizio del decennio con la nazionale conquista il mondiale Under 20 battendo il Brasile ai rigori in una squadra in cui militavano anche Rui Costa e João Pinto, mentre nella Seleção di grandi nomi del futuro spiccherà notevolmente Roberto Carlos. A partire dalla stagione 1994-1995 però il suo contratto con lo Sporting Lisbona è in scadenza e di conseguenza ci sono molti club a contendersi Luis Figo e ce ne sono due italiani, il Parma e la Juventus. Il destino di Figo sembra fargli preparare un biglietto aereo per l'Italia, dato che il Parma riesce a trovare un accordo con il procuratore storico del giocatore, José Veiga, e tenetevi bene in mente questo nome perché lo ritroveremo dopo. Ma poco dopo, in parallelo, si è mossa pure la Juventus, che gli fa firmare un contratto triennale e verserà nelle casse dello Sporting 6 miliardi di lire. Succede un pasticcio, e come si è risolta la storia? Ve l'ho raccontata in modo breve ed esaustivo con un video finito sia su Instagram che su TikTok, quindi per rimanere sempre aggiornati andate a seguirmi anche lì per vedere contenuti inediti, trovate il link nella descrizione. Finito l'impasse con Parma e Juve, sarà il Barcellona a spuntarla per accaparrarsi le prestazioni di Figo, grazie anche alla mediazione del direttore sportivo del Parma, Giambattista Pastorello, che ha sempre avuto buoni rapporti con il vicepresidente blaugrana, Joan Gaspar. C'è un ragazzo che può fare al caso vostro. Il Barça non perde tempo, prepara i contratti, paga 2 miliardi di lire allo Sporting per acquistare Figo, ma non è finita qui, perché per essere grati con il Parma, i catalani riconoscono al Parma un premio di 2 miliardi di lire e, qualora avessero avuto voglia di metterlo sul mercato, gli emiliani avrebbero avuto una corsia preferenziale per riprenderlo, o meglio, prenderlo. Quindi, a partire dall'estate del 1995, Figo è ufficialmente un giocatore del Barcellona, dove diventerà un top mondiale, una pedina fondamentale della formazione blaugrana, diventando vice capitano di Pep Guardiola e con lui, tra l'altro, si instaurò un grande rapporto di amicizia e di professione. Passavamo molto tempo insieme, condividevamo la stessa stanza nelle trasferte, eravamo inseparabili. Il primo anno è un po' in sordina, arriva vicino alla doppia cifra sia di gol che di assist, perdendo però la finale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid, vincitore della Liga quell'anno, e uscendo in semifinale in Coppa UEFA contro il Bayern Monaco. I primi successi arrivano, tranquilli, subito all'inizio della stagione 96-97, con il cambio al timone della panchina, via Cruyff dentro Bobby Robson.
Il Barça riesce a prendersi la rivincita con l'Atletico, calando la manita ai Colchoneros, finisce 5-2. Dopo la sconfitta in finale l'anno prima, bisogna riprendersi pure la Coppa del Re, che viene vinta contro il Betis e Siviglia ai supplementari, ed è proprio Figo, al 115esimo, a timbrare la doppietta e far conquistare al Barça il suo 23esimo titolo. C'è spazio per vincere anche la Coppa delle Coppe quella stagione, battendo prima in semifinale un'italiana, la Fiorentina allenata da Claudio Ranieri, e poi Paris Saint-Germain con un rigore del fenomeno, Ronaldo. Negli anni successivi, fino al 2000, con Luis Van Gaal in panchina, il Barcellona con Figo, Guardiola, Luis Enrique, Rivaldo e compagnia vince 2 campionati di fila, un'altra Coppa del Re e una Supercoppa UEFA. Il portoghese, oltre ad essere diventato una star del calcio mondiale dai piedi fini e dalla grande corsa, è un idolo e riferimento per la Torcida Blaugrana, per i tifosi che lo ammirano e lo venerano. In quel periodo conosce anche la sua futura moglie, Ellen, di nazionalità svedese, dalla quale avrà 3 figlie. Tuttavia c'è qualcosa che inizia a scricchiolare. Figo non si sente apprezzato dal club, non si sente riconosciuto al 100% dalla società. È finita la stagione 1999-2000, secondo posto in campionato dietro al Deportivo La Corugna, e in Europa non arriva nessun trofeo. E a proposito di Europa, in quell'estate del nuovo millennio ci sono gli europei e Figo è la stella della propria nazionale. Non solo, in Spagna i soci del Barcellona e Real Madrid voteranno l'elezione del nuovo presidente. Per i Blaugrana il principale candidato è il vicepresidente Joan Gaspar. È quello con cui ha parlato Giambattista Pastorello per portare Figo al Barça, che dovrebbe aver vita facile nel sostituire il presidente in uscita Josep Núñez. Per i Blancos invece l'attuale presidente Lorenzo Sanz, con ancora un anno di mandato, dopo aver vinto 2 Champions negli ultimi 3 anni, decide che è il momento giusto per introdurre nuove elezioni e assicurarsi il rinnovo della carica. Ma dovrà fare i conti con un volto nuovo nel mondo del calcio. Ha 53 anni, un imprenditore già importante nel paese iberico, è socio del Real Madrid da 40 anni, dopo che suo padre ha deciso di trasmettergli la fede madridista. Sto parlando di Florentino Pérez, che annuncia la battaglia al trono della società più importante del mondo. E la campagna elettorale di Florentino ruoterà principalmente e quasi solamente ad un tema: creare la squadra più forte del mondo, costellata dai migliori giocatori del mondo. E il primo tassello su cui mettere le basi per crearla ha un nome e un cognome: Luis Figo. Già, sin dal primo momento della sua candidatura, Pérez ha in mente di portare Figo a Real Madrid e c'è una clausola rescissoria da pagare al Barcellona. Sono 60 milioni di euro. Grazie, ma forse quello è il problema riduttivo, dato che si sta parlando dell'impossibile far trasferire un giocatore dal Barcellona a Real Madrid. Ma Florentino non scherza, anzi fa sul serio, annuncia che se diventerà presidente ma non riuscirà ad ingaggiare Figo, pagherà tutte le quote dei soci della nuova stagione. Florentino Pérez mi chiamò per un incontro nel suo ufficio e mi disse che la sua presidenza a Real Madrid sarebbe stata possibile solo con l'arrivo di Luis Figo. Pensavo fosse uno scherzo. Queste parole arrivano dal calciatore portoghese Paulo Futre, attaccante, leggenda dell'Atletico Madrid, idolo di Figo, che ha avuto anche un passato in Italia giocando nel Milan nel 1995-1996, dove vinse anche la Serie A, totalizzando però una sola presenza, era verso fine carriera. Mentre Futre è nell'ufficio con Florentino, chiama il procuratore di Figo, José Veiga, che a quel tempo era l'antenato di Jorge Mendes, e lo informa della cosa. Veiga non vuole essere disturbato, non vuole nemmeno pensare a questa pazzia e riaggancia il telefono. Ma Futre non toglie il telefono dall'orecchio, continua a parlare facendo finta e quando smette si rivolge a Florentino dicendo che ci vogliono 10 milioni di euro di commissione per il trasferimento e arrivano ad accordarsi a 6 milioni che si divideranno l'ex attaccante e il procuratore. Futre richiama Veiga e annunciandogli la cifra inizia il caso Figo. Addirittura con una bugia, perché Futre quella cosa delle commissioni se l'era inventata. Veiga raggiunge Figo in ritiro con il Portogallo per gli europei, ma il giocatore tentenna un po', non concepisce l'idea di Florentino, anche se comunque decide di tenere aperto il dialogo, ma allo stesso tempo vedere cosa vuol fare il Barcellona con il suo contratto. E non è la prima volta, perché di tanto in tanto sia Figo che il suo procuratore chiedevano una revisione dell'ingaggio. È impensabile. Non rinnoverò il contratto a nessuno. Figo con i giornalisti fa il vago, dice che non sa con chi parlare, vuole rimanere a Barcellona, ma al contempo non c'è nessuno disposto ad ascoltarlo. Presidente, se non fai una mossa, il Barcellona perderà Luis Figo. È un ultimatum quello che il procuratore fa a Gaspar in piena campagna elettorale, che lo accusa di ricatto.
Se qualcuno paga la clausola, compro un volo di prima classe per te e Figo e vi faccio partire su un tappeto rosso. E Figo questa cosa inizia a sentirla, inizia ad incazzarsi, non si aspettava questo poco calore e riconoscimento della dirigenza blaugrana. Gli europei finiscono, il Portogallo esce in semifinale contro la Francia, che poi vincerà la competizione e noi ce lo ricordiamo bene, e Figo si ritira in vacanza proprio nel bel paese, in Sardegna. Non mi parlo mai del suo contratto, era molto bravo a separare il calcio dalla vita privata, diceva che stava bene. Le cose dopo poche settimane iniziano a diventare serie e iniziano a circolare sui giornali. La prima uscita è dalla principale radio spagnola, Cadena Ser, e la bomba è lanciata. E come sempre c'è chi non ci crede minimamente e c'è chi un po' magari ci fa ascolto ma neanche tanto. Ad un certo punto, in quei giorni caldi del 2000, in un incontro segreto, il procuratore José Veiga viene ricevuto da Florentino Pérez e firmano un precontratto ad insaputa di Figo. A distanza di anni saltò fuori che quel famoso precontratto firmato da Veiga e Pérez Figo non lo firmò perché non poteva e non lo vide mai quel contratto, ma Veiga lo informò di quello che stesse succedendo e ottenne l'autorizzazione del giocatore di firmarlo. Lorenzo Sanz, il presidente attuale del Madrid e rivale di Pérez in campagna elettorale, cerca di distaccarsi da queste voci dicendo che non sono vere e che farà di tutto per vincere il mandato, chiedendo rispetto per la squadra. E infatti sembra quasi un assist, durante la sua vacanza in Sardegna Figo rilascia un'intervista a Sport, che insieme a Mundo Deportivo è il giornale principale più vicino al Barcellona, dicendo che rimarrà in Catalogna, non si trasferirà. Florentino Pérez davanti alle telecamere si mostra tranquillo, sicuro che ingaggerà Figo, anche se un po' di paura dentro se la sente. E il giorno dopo sul quotidiano Marca, che sta dalla parte del Real, esce un pezzo contraddittorio a quello di Sport. Figo ha firmato per i Blancos. Non si sa cosa stia succedendo, prima dice che rimarrà con il Barça, poi la firma con il Real, non si sa chi credere. I tifosi del Barça però iniziano a sfogarsi, se vuole andare che vada pure, ma Figo ribadisce non lascerà il Barça, ma nel mentre Florentino Pérez vince le elezioni per la presidenza del Real Madrid, battendo Lorenzo Sanz di 3.000 voti circa, 16.469 a 13.302. Dopo la vittoria, Florentino esce allo scoperto e svela quel precontratto segreto firmato con Veiga, dove al suo interno c'è una particolare clausola, una penale messa proprio per il fatto che se Pérez diventa presidente ma non ingaggia Figo, qualcuno dovrà pagare 30 milioni di euro al Real Madrid. Così nel mentre Pérez si sarebbe messo a posto per pagare le quote dei soci con quella promessa. Ma è una cosa riduttiva quella clausola era più motivazionale per convincere il trasferimento. Stressati da questa penale, Veiga e Paulo Futre volano in Sardegna a cercare di convincere Figo. L'ala destra non ne vuole sapere, ma lo convincono di volare a Lisbona insieme a loro per parlare con Florentino Pérez, per annunciare il rifiuto dell'offerta. Arrivati in hotel, Figo lo dice in faccia a Florentino, che però contrattacca. A me di quei 30 milioni non frega niente. Io voglio te, sarai la mia stella. Voglio la miglior squadra del mondo. E qui la svolta, Figo inizia a sentirsi apprezzato, voluto, a differenza del trattamento ricevuto dal Barcellona, e accetta l'offerta. Quella sera Joan Gaspart vincerà le elezioni e diventerà il nuovo presidente del Barça, annunciando allo stesso tempo la firma di Figo per il Real Madrid, un primo giorno da presidente assolutamente da dimenticare. Figo firma con il Real un contratto da 6 milioni di euro, quasi il triplo rispetto a quello del Barça, e tra l'altro non era neanche ripassato da Barcellona in tutto questo trambusto tra europei e vacanze. I giocatori del Barça, dispiaciuti, gli augurano il meglio, soprattutto Guardiola, ma i tifosi non lo sono altrettanto. Sin dall'inizio della stagione della Liga 2000-2001 c'è solo una partita che frigge nella testa degli spagnoli, soprattutto per i tifosi del Barcellona, il classico, la prima partita di Figo da ex, con la maglia del rivale numero 1, il Real Madrid. ¡Figo, eres un hijo de puta! ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¿Y el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¡Eres un pesetero! ¡Cabrón! Un ambiente tan encrespado.
Dire che è un inferno forse è riduttivo, il Camp Nou è invivibile, tutti sono lì per un'unica cosa, fischiare, urlare e insultare Luis Figo e immancabilmente lanciare oggetti addosso al pesetero, al mercenario. Basta vedere solo quando al 24esimo del secondo tempo, dopo un cross di Raul Bravo deviato in corner dall'ex difensore del Milan Michael Reisger, succede un pandemonio. C'è di tutto, accendini, monete, petardi, persino una bottiglia di whisky. Ma iconica rimarrà la celebre cabeza de cocinillo, la testa del maiale. Puyol chiede calma ai propri tifosi, la partita viene addirittura sospesa per 15 minuti e soltanto dopo il rientro dagli spogliatoi il portoghese fu in grado di calciare dalla bandierina. Per la cronaca il classico lo vince il Barça 2-0 con le reti di Luis Enrique e Simão Sabrosa. Figo in tutto questo casino crea poco, marcato egregiamente da Puyol. Non venne mai chiesto a Figo di non giocare quella partita e lui stesso non si sarebbe tirato indietro, sarebbe stato da codardi.